Cioè volevi portarmi lo zucchero? Ma portane una, che ieri 2 era troppo. Ragazzuoli, buongiorno. Se mi vedete qua con un pentolino, c'ho dentro il fake latte al cioccolato. Dico fake perché non contiene latticini. C'ho il pentolino perché non ho una tazza abbastanza grossa, ci sono solo quelle da caffè qui e quindi andiamo di pentolino. Sono ustionato completamente, non so se rende, ma credo proprio non renda la videocamera. Tutte le spalle, il collo, la fronte, vabbè, anche petto, pancia, gambe eccetera, ma il peggio è proprio qua, raga. Cioè vi giuro, un dolore anche stanotte. Adesso sto mettendo un robo che ho preso in farmacia ieri. Poi bello che sulle spalle ho messo pure la crema, vedete che c'ho un moscerino dentro il latte qua. Ho messo pure la crema apposta da 50, quella per bambini praticamente, cambiato niente. Sono stato anche al coperto, ma poi quando sto in acqua, ieri sono stato anche tanto in acqua, lì ti ustioni veramente, c'è un sole cattivissimo, poi c'è il vento quindi non te ne accorgi. Oggi infatti non so né come farò a tenere lo zaino, e domani pure che c'è tutto il rientro. Comunque abbiamo l'ultimo giorno in motorino, volevamo andare a fare un giro. Farò il bagno con la maglietta, solo che c'è il motorino qua sul collo, il sole è devastante. E niente ragazzuoli, a parte questo piacevole inconveniente che è l'ustione, io anche se mi copro comunque, a parte la pelle bianca, ma ho la pelle delicata per il sole. Appena c'è un po' di sole poi qua molto peggio che da noi. Non so ancora bene cosa facciamo, avevamo già qualche programmino, ma non dico niente perché poi ogni volta cambiamo. Ci vediamo dopo, appena siamo pronti e abbiamo deciso cosa fare. Come potete vedere sono pronto, ho sta roba al collo per cercare di non ustionarmi il collo, soprattutto in motorino. Questo cappellino che ho cercato di dare una parvenza di visiera, visto che di solito è tirato in su. Sto per andare ad affrontare il sole, ragazzi. Se prendo veramente del sole domani sono morto e domani dobbiamo tornare. Che bello, sta roba, la prossima volta prendiamo uno di questi. Però è scomodo perché, cioè, vedi con questo dove possiamo andare, andiamo ovunque. Qua, o anche l'altro. Madonna, quello c'è che botta, quello, devo lasciare spazio. Questo vive qua. Abbiamo trovato questo posticino che poi fa anche da ristorante all'1:30. Adesso sono le 1:10, prenotato per l'1:30 perché almeno possiamo pranzare direttamente e poi siamo già qua. Spiaggettina. Sto cercando di proteggermi dal sole il più possibile. Abbiamo buttato il motorino in mezzo a delle macchine perché qua tutti uno sull'altro si parcheggiano, c'è pieno di gente comunque. Ci siamo seduti, io raga mi sono tolto le ciabattine, sto con i piedi nella sabbia a pranzare, che è la cosa migliore. C'è andato anche menù in italiano, questo top. Robe frescose, guardate qua che bei piattini, frittata spagnola, ice da eliminare, carotine, però per il resto poi c'è la salsa io è buona buona. Qui c'è pieno di uccellini, tantissimi nella sabbia, lucertoline e anche dei mini topini, c'è di tutto, la fauna proprio di tutti i tipi. Vieni Tocco. Vieni amore mio, vieni. Prendi mai sti suppico. Abbiamo montato questa soluzione per stare un pelo più sdraiati, anche perché adesso il sole è proprio sopra di noi e quindi abbiamo messo questo nel centro, fa il vento della Madonna. Abbiamo usato le ciabatte come fermi, abbiamo legato il pezzo alle ciabatte e abbiamo seppellito le ciabatte perché sennò volavano via lo stesso, e questo legato così dovrebbe farci un po' da scudo, anche perché io, cioè, solo il tempo di legare la ciabatta lì sotto con sto caldo stavo già andando a fuoco e sono bruciato
pesantemente, se no domani ho 40 di febbre. Sperando di non bruciarmi adesso entrando in acqua, ci starò poco. Volevo fare qualche video in più ma prendo fuoco. Raga, farò un puccio very fast perché non posso bruciarmi, sono già ultra ustionato. Madonna raga, che figata. Alla fine ce ne siamo andati perché c'è troppo sole, abbiamo un ombrellone piccolo, mi stavo riustionando. Adesso andiamo a fare benza perché dobbiamo fare appunto il pieno il motorino, visto che dobbiamo riconsegnarlo tra qualche ora. Ce ne andiamo direttamente a rilassarci in piscina lì dell'hotel e poi più tardi se usciamo col taxi a mangiare o a fare comunque un giro. Adesso vediamo. Sì, sto facendo dopo. No, ha più senso. Qua è tutto a posto nuovo, che non abbiamo visto da sto lato in sti giorni. Oh la Madonna! Sì, in mezzo al nulla. Guarda che bello qua, tutto questo terriccio così, viene dei colori. Guardo il telefono. C'è la sabbia. Ah, era acceso, madonna, è bollente. Si vede che abbiamo fatto tutto. Ah, avevo sbagliato via allora. Perché dovevamo andare giù là noi. Si potrà andare là? Qua diventa sempre più stretto. Vedi, se avevamo le macchinine qua col cazzo che venivamo. Ma pure il ponte più grande. Immagini se sotto c'è il burrone con la scogliera. Andiamo direttamente giù nell'acqua, sì, guarda. Non lo far volare. Bello. Sembrava semplice ma alla fine ci abbiamo messo un po', ho sempre sto coso al collo abbastanza ridicolo perché abbiamo trovato la strada, posto bellissimo, potevamo pucciarci anche i piedi, in fianco c'era poi, iniziava la scogliera, ma il grosso problema era che eravamo ancora dentro l'area, non potevo volare col drone, invece qui 200 metri più avanti è possibile dalle mappe che ho consultato, quindi mi sono spostato, anche se era 200 metri indietro non potevo rischiare, ci mettiamo qua. Farò fare un voletto col drone, così vi vedrete qualcosa. Lo faccio volare giù, c'è la scogliera, quindi vediamo un po' che riprese possiamo fare. Sicuramente ambient è diverso dagli ultimi altri 2 voli che ho fatto.
siamo tornati, abbiamo fatto benza, adesso il motorino è lì, sgranocchio un qualcosa, ma lasciamo giù le altre robe, ci buttiamo in piscina e stiamo lì fino alle 7:30, alle 5:30, che gli riconsegno il motorino, poi vediamo più tardi cosa facciamo. Roba strana lì nell'angolo, mettiti lì. Ragazzoli, alla fine siamo usciti, siamo a San Ferran, ci siamo fatti portare dal taxi, questa piccola cittadella. E che cazzo sono queste cose? Dei privé. Sì, dei privé. Dei privé così quadrati, diciamo. E niente, adesso andiamo a mangiare perché c'ho una fame della Madonna, spero anche tu. Speriamo di trovare un posto dove c'è di tutto e poi andiamo a vedere un locale. Che sta qui? Localino qua. Fonda Pepe? Fonda dopo vi Pepe. farò io Vabbè, una- poi facciamo vedere se mai foto, video, roba. Calamari con patate. Dai, patate. Patate con Poi abbiamo preso fichi cotti con formaggio e quel miele. Niente, mangiamo. Nel cuore di Formentera c'è un luogo che profuma di storia e libertà. La Fonda Pepe, aperta nel 1953, è stato il rifugio di beatnik, hippie e anime ribelli. Qui il tempo sembra essersi fermato. Tavoli di legno, pareti piene di ricordi e una cucina semplice ma autentica. Non è solo il ristorante, è un pezzo di isola che ha visto passare generazioni. Se cerchi un posto vero lontano dal finto lusso, Fonda Pepe è la risposta. Niente ragazzuoli, abbiamo mangiato, ora stiamo aspettando il taxi, sono stanchissimo, veramente stanco, torniamo e ci rilassiamo, forse è un orario decente, devo finire di copiare tutti i video che ho anche su questa videocamera e basta. La mattina ci svegliamo, alle 11 dobbiamo lasciare stanza, alle 11:30 dobbiamo riconsegnare le chiavi, prendiamo il traghetto, torniamo a Ibiza e da lì taxi fino all'aeroporto. Abbiamo aereo alle 4:19, 4:20, bisogna vedere che ora arriviamo poi a Milano Centrale perché io ho l'ultimo treno alle 8:25, 8:20, anche lei intorno alle 8 qualcosa, c'è da vedere. Semmai ci vediamo domattina per un fast video, domani durante la giornata, nel caso bella, ci salutiamo domani. Ragazzi, mi ero dimenticato che volevamo vedere qua che c'era sta stradina, a parte che non vedete niente totalmente da qui, però vediamo dove porta. Abbiamo trovato un micio notturno qua nel buio, è uscito dalle piante qui dal buio totale, infatti ho detto boh, micio terroso, sabbioso, c'è una faccia adulta, bello, è proprio rosso sei. Come si divertono qua i gatti. Buongiorno, ultimo giorno, stiamo per partire, adesso andiamo a prendere un taxi, torniamo lì a riportare le chiavi dell'alloggino del bungalow traghettino, arriviamo a Ibiza, andiamo in aeroporto e poi prendiamo l'aereo. Spero di riuscire a tornare a casa entro sera perché arriviamo tardi comunque a Milano, non so se riesco a prendere l'ultimo treno da Centrale, nel caso faremo un'altra notte fuori. La vacanza è finita, spero che questi video vi siano piaciuti, io credo di aver preso e ripreso delle immagini veramente belle che col drone, ma in generale qua spiagge, panorama, sono veramente mozzafiato. Torno più abbronzato e anche più bruciacchiato, stanno passando gli ustioni dei giorni scorsi e oggi mi tocca tenere lo zaino tutto il giorno sulle spalle. Mi era tristo perché comunque tra meno di una settimana andiamo su a Londra per qualche giorno, ci sarà la Tattoo Convention e poi faremo un giro ovviamente anche per Londra, posto nella quale ho vissuto per 4 anni, quindi mi farà una certa emozione rivedere un sacco di posti e magari persone anche. Continuate a restare con me, seguitemi se ancora non mi avete seguito perché ci saranno un sacco di altri viaggi e un sacco di altri video emozionanti qui sul canale. Date sotto un'occhiata a tutti i vari link, Instagram, TikTok,
seguitemi ovunque perché lì metto anche un po' di anteprime, quello che sto facendo prima che escano sul canale. Poi lì è più facile anche avere interazioni magari tra di noi, se TikTok faccio sempre live o comunque su Instagram rispondo sempre ai commenti. E niente ragazzuoli, faccio salutare anche dalla Sti Ciao. che stiamo qua ancora a impacchettare tutto. No, voglio salutare il nostro telo. Ci Salutiamo il teniamo Sì, abbandoneremo qua il telo perché non c'è spazio, abbiamo preso quelle 2 o 3 robe in più e quindi lo lasceremo qui. Lasceremo qui anche l'ombrellone, quello lì che ci è stato già donato, che abbiamo già trovato qui. Adesso passerà di mano in mano, chissà da quante altre mani è passato prima, finché non verrà distrutto. Niente ragazzuoli, bella, ci vediamo al prossimo video.